Ti sei mai fermata a pensare a come una semplice domanda possa rivelare le vere intenzioni, i valori e gli interessi di un uomo? Non stiamo parlando delle solite domande, come qual è il tuo hobby preferito, o che lavoro fai. Probabilmente le avrai già sentite 1000 volte. Quello che crea davvero una connessione tra due persone è il tipo di domanda che porta la conversazione a un livello più profondo, che apre porte verso un mondo di pensieri ed emozioni nascoste. E se potessi scoprire molto di più su un uomo semplicemente toccando argomenti diversi, inaspettati, su cui magari neanche lui ha riflettuto a fondo? Cosa apprezza davvero, cosa lo fa sorridere, cosa lo ispira nel profondo? Queste possono essere le chiavi per costruire una connessione autentica. Qui, sul canale Emozioni e Connessioni, vogliamo aiutarti a trovare il modo di creare dialoghi più profondi, rivelatori e autentici. E ora, che ne dici di scoprire 11 domande in grado di aprire un mondo di pensieri e di far emergere chi è veramente? Ma ricorda, il trucco non sta solo nella domanda in sé, ma anche nel momento in cui viene posta e nel contesto della conversazione. Perché fare tutte le domande di fila, come in un interrogatorio, non porta da nessuna parte, giusto? Esploriamo insieme questi argomenti che vanno oltre la superficie e ci portano a un livello di connessione autentica. Domanda 01. Qual è stato il messaggio di testo più importante che hai mai ricevuto? Sembra una domanda semplice, ma ha il potere di aprire le porte a ricordi significativi, quelli che restano impressi per tutta la vita. A volte, non sono le parole più elaborate, ma quelle più sincere, a fare la differenza. E se potessi scoprire qual è il messaggio che si distingue nella vita di un uomo, quale sarebbe? Forse è qualcosa che ha toccato il suo cuore in modo unico. Oppure, una frase di qualcuno che non dimenticherà mai. Questa domanda può rivelare molto più di una risposta. Può mostrare cosa valorizza nelle sue relazioni, il tipo di connessione che cerca e perfino quei momenti di vulnerabilità che custodisce dentro di sé. Fai attenzione, perché la storia dietro quel messaggio potrebbe raccontare molto più di quanto immagini. Domanda 02. Come fai a capire che ti piace davvero qualcuno? Questa domanda può sembrare semplice a prima vista, ma racchiude una profondità che può rivelare molto su come lui vive le relazioni. Come percepisce l'amore o l'affetto? Per lui, cosa significa provare qualcosa per qualcuno? Quando un uomo risponde a questa domanda, non sta parlando solo dei suoi sentimenti, ma anche delle sue azioni e atteggiamenti. Spesso non sono solo le parole a dire mi piace. Sono i gesti, piccoli ma significativi, a fare davvero la differenza. Come si comporta quando è con qualcuno a cui tiene? Fa progetti, si coinvolge emotivamente, o si lascia semplicemente trasportare dagli eventi? Questa domanda ti aiuterà a capire se è davvero disposto a dimostrare il suo interesse in modo sincero e coerente. E, cosa ancora più importante, se le sue parole sono in linea con le sue azioni. Perché, alla fine, è proprio questo che dimostra se ciò che sente è reale. Domanda 03. Se fossi una donna, che tipo di uomo sceglieresti di frequentare? Questa domanda potrebbe sembrare curiosa, ma è un ottimo modo per comprendere non solo ciò che lui apprezza in un partner, ma anche il grado di autoconsapevolezza e capacità di riflessione che possiede. Se fosse lui a trovarsi dall'altra parte della relazione, come valuterebbe se stesso in termini di qualità e aspettative? Questa domanda va oltre una semplice lista di preferenze fisiche o di personalità. Chiedendogli questo, lo inviti a riflettere sulle sue scelte e comportamenti. Valorizza la gentilezza, il rispetto e la comunicazione? O, sotto sotto, cerca qualcosa di più superficiale? Inoltre, è un modo per valutare se ciò che dice di cercare in un partner e ciò che realmente apprezza corrispondono alle sue azioni. Si comporta davvero in linea con i valori che dice di considerare importanti, o le sue parole sono solo un'idealizzazione lontana dalla realtà? La risposta a questa domanda rivela molto su ciò che desidera davvero e, soprattutto, su ciò che può offrire in una relazione. È un'opportunità per testare la coerenza tra le sue aspettative e i suoi atteggiamenti, un indicatore prezioso per capire come si comporterà quando sarà lui a ricoprire il ruolo di partner.
Domanda 04. Se dovessi fare un discorso senza preparazione, di cosa parleresti? Questa è una domanda che può sembrare semplice, ma ha il potere di rivelare molto sull'essenza di una persona. Immagina che non abbia tempo per riflettere, che non abbia uno schema pronto. Quale argomento sceglierebbe per parlare in modo spontaneo? La sua risposta dirà molto su ciò che considera importante, sulle sue passioni e sui suoi interessi. Cosa ritiene abbastanza significativo da esprimersi in modo autentico e senza filtri? Parlerebbe forse di qualcosa legato alla sua carriera, alle sue esperienze di vita o, magari, di temi più profondi come valori o scopo? Inoltre, un discorso improvvisato rivela anche su cosa si sente sicuro e preparato a parlare. Quali sono le sue aree di competenza? Cosa conosce così bene da poterne parlare senza esitazione? È interessante notare che, spesso, l'argomento scelto per un discorso spontaneo si trova al centro delle sue motivazioni. Potrebbe essere una passione che coltiva da anni o una visione del mondo che considera fondamentale. Questa domanda non solo dà indizi sulle sue priorità, ma anche su ciò che trova più ispirante e prezioso nella sua vita. Domanda 05. Qual è l'animale più grande che riusciresti a sconfiggere senza armi? Questa domanda può sembrare buffa o addirittura assurda, ma è un modo interessante per esplorare il senso dell'umorismo, la fiducia in se stesso e, magari, anche qualche tratto narcisistico. In fondo, tutti noi amiamo immaginarci come eroi o eroine in situazioni impossibili, vero? Quando un uomo risponde a questa domanda, inizi a capire come si percepisce. Sceglierà un animale imponente e potente, come un leone o un orso, dimostrando una fiducia quasi esagerata. Oppure opterà per qualcosa di più realistico e divertente, come una gallina o un cane, mostrando un buon senso dell'umorismo e una visione più equilibrata di sé. Il modo in cui risponde può rivelare molto della sua personalità, un pizzico di audacia, un tocco di arroganza o una modestia mascherata da battuta. Inoltre, è un approccio leggero per osservare come gestisce la percezione di se stesso e i limiti delle sue capacità, anche scherzando sulle sue forze e debolezze. Questa domanda, oltre a strappare una risata, può mostrare molto su cosa apprezza di sé e su come affronta la sua immagine e la sua sicurezza. E, chissà, potrebbe anche rivelare aspetti del suo senso dell'umorismo che, alla fine, sono più importanti di quanto immaginiamo in una relazione. Ehi, prima di continuare, se ti sta piacendo il contenuto, non dimenticare di iscriverti al canale Emozioni e Connessioni. Qui troverai sempre consigli e spunti su come creare legami più profondi e capire meglio cosa motiva davvero le persone. Quindi, iscriviti subito, attiva la campanella per non perdere nessun video e unisciti a noi in questo viaggio di scoperte. Domanda 06. Se potessi viaggiare nel tempo una sola volta, andresti nel futuro o nel passato? Questa domanda è un invito affascinante per comprendere come qualcuno percepisce il proprio percorso di vita. Viaggiare nel tempo è un'idea che ha sempre affascinato l'umanità, ma quale direzione sceglierebbe? Il passato o il futuro? Se sceglie il passato, potrebbe essere un segno di un forte legame con i suoi ricordi e con i momenti che hanno formato la persona che è oggi. Forse sente che c'è qualcosa nel passato che deve essere rivisto, un rimpianto da risolvere o un momento speciale da rivivere. Potrebbe anche riflettere il desiderio di imparare dagli errori o di riscoprire qualcosa che sente di aver perso. D'altro canto, se opta per il futuro, questo potrebbe rivelare una visione ottimista della vita, un interesse per le nuove possibilità e per ciò che il futuro potrebbe riservare. Potrebbe essere più focalizzato su come le cose si evolveranno, esplorando nuove opportunità o cercando risposte alle domande che lo preoccupano oggi. La risposta a questa domanda non solo rivela se è una persona nostalgica o speranzosa, ma indica anche ciò che valorizza di più, ciò che è stato vissuto o ciò che deve ancora accadere. Una scelta semplice, ma carica di significato, che offre una finestra unica sul suo cuore e sulle sue priorità. Domanda 07. Preferiresti essere estremamente intelligente o estremamente felice? Con questa domanda si tocca uno dei temi più profondi riguardo a ciò che conta davvero nella vita. Qual è l'aspetto più essenziale per il suo benessere? La ricerca dell'intelligenza o della felicità?
Questa domanda può sembrare semplice, ma la sua risposta può rivelare molto sulle sue priorità. Se sceglie di essere estremamente intelligente, potrebbe indicare che attribuisce grande valore alla capacità di risolvere problemi, comprendere il mondo e raggiungere il successo intellettuale. Per lui, l'intelligenza potrebbe rappresentare la chiave per ottenere rispetto, potere o persino autosufficienza. Forse considera la conoscenza come qualcosa di fondamentale per sentirsi realizzato. Se invece sceglie la felicità, questo suggerisce che dà priorità alle emozioni e all'equilibrio mentale. Per lui, il successo potrebbe essere misurato dalla soddisfazione nella vita, dalle relazioni che costruisce e dal piacere di vivere il momento presente. Potrebbe credere che la vera ricchezza risieda nella felicità genuina, più importante di qualsiasi titolo o riconoscimento. Questa scelta può anche riflettere la sua visione del futuro. Un uomo che sceglie l'intelligenza potrebbe essere più orientato a raggiungere grandi obiettivi, mentre chi preferisce la felicità potrebbe cercare di creare una vita più equilibrata e armoniosa. La risposta, spesso, non riguarda ciò che è giusto o sbagliato, ma ciò che lui crede possa portargli una vera realizzazione personale. Domanda 08. Quale tipo di contenuto consumi di più? La risposta a questa domanda va oltre le semplici preferenze di intrattenimento, rivela una visione molto più ampia di come interpreta il mondo, cosa apprezza e persino cosa lo ispira. Che sia un appassionato di libri, serie, film, podcast, articoli o persino dei social media, il contenuto che sceglie di consumare riflette spesso le sue convinzioni e i suoi interessi più profondi. Se è affascinato da documentari storici o libri di filosofia, questo potrebbe indicare un desiderio costante di apprendere, di comprendere il mondo in modo più profondo e intellettuale. Forse cerca risposte alle grandi domande della vita o vuole connettersi con la saggezza di altre epoche. Se invece predilige contenuti su sviluppo personale, psicologia o motivazione, potrebbe essere un segno che è focalizzato sulla propria crescita, sia emotiva che mentale. Probabilmente dà valore all'idea di diventare una versione migliore di se stesso ed è in un percorso di autoscoperta. E se ama seguire ciò che accade nel mondo delle notizie, delle tendenze tecnologiche o delle ultime innovazioni, questo può riflettere un interesse a essere sempre aggiornato, a impegnarsi con i cambiamenti rapidi che lo circondano. Forse cerca di capire i fattori che modellano il futuro, volendo posizionarsi in modo strategico nel mondo. Il modo in cui sceglie di riempire il suo tempo libero e dedicarsi all'apprendimento dice molto su come vede la vita e quali sono le sue fonti di ispirazione e motivazione. Dopotutto, il contenuto che consumiamo non solo ci intrattiene, ma modella anche le nostre opinioni, ci educa e, in molti casi, ci guida nelle scelte che facciamo. Domanda 09. Se accadesse qualcosa di terribile, chi sarebbe la prima persona che chiameresti? Questa domanda va dritta al cuore delle relazioni più profonde e significative della sua vita. Chi è la persona che cercherebbe in un momento di crisi, quando tutto sembra crollare? La risposta non parla solo di fiducia, ma rivela anche come affronta le avversità. Se menziona un amico stretto, un fratello o una persona con cui ha un legame forte, è un riflesso del suo bisogno di supporto emotivo. Questa persona è probabilmente qualcuno di cui si fida ciecamente, capace di tranquillizzarlo e guidarlo attraverso le difficoltà. Se invece nomina un partner romantico o un membro della famiglia, questo potrebbe indicare che vede queste relazioni come una base solida nella sua vita. Una risposta del genere suggerisce che attribuisce un grande valore ai legami familiari o intimi e che si sente a suo agio nel mostrarsi vulnerabile con qualcuno che condivide una storia emotiva con lui. Ma la parte più interessante non è solo chi chiamerebbe, ma come vede il processo di chiedere aiuto. Potrebbe essere una persona che preferisce risolvere i propri problemi da solo, oppure qualcuno che trova conforto nell'appoggiarsi alle persone che lo circondano. La sua risposta può persino rivelare il tipo di sostegno che cerca, emotivo, pratico o finanziario, e come si prepara a gestire le sfide. In definitiva, questa domanda non solo rivela chi sono le persone di cui si fida, ma offre anche una prospettiva su come affronta il caos della vita, un elemento essenziale per comprendere il suo approccio di fronte alle difficoltà. Chi chiamerebbe e perché riflette molto su chi è, sui suoi valori e sul suo modo di affrontare l'inaspettato.
Domanda 10. Qual è la lezione più importante che insegneresti ai tuoi figli? Questa è una domanda potente, non solo per comprendere ciò che lui valorizza, ma anche per valutare la sua visione del futuro. Chiedendo questo, vai dritta al cuore dei suoi valori e principi di vita. La sua risposta rivela come vede il mondo e cosa ritiene essenziale trasmettere alle prossime generazioni. Se risponde con qualcosa legato all'onestà, alla gentilezza o al rispetto, probabilmente considera questi principi fondamentali in ogni relazione, e ciò potrebbe indicare che desidera costruire un ambiente familiare forte e basato sulla fiducia. Se invece parla dell'importanza della perseveranza, del duro lavoro o dell'autodisciplina, puoi intuire che crede nel miglioramento personale e nello sforzo costante. Questo riflette anche il suo impegno ad essere un buon esempio per i figli. Tuttavia, la risposta va oltre ciò che dice. La lezione che sceglierebbe di insegnare potrebbe anche rivelare come si immagina nel futuro. Si vede come un padre presente, pronto a condividere momenti significativi con i suoi figli? Oppure la risposta riflette una consapevolezza che la vita è piena di sfide e che è necessario preparare le future generazioni ad affrontarle? Ciò che rende questa domanda ancora più interessante è che, parlando di figli, emerge anche come si vede come partner. Si immagina un padre responsabile, dedicato e coinvolto? Oppure la sua visione sembra più distaccata? Le sue parole possono darti indizi sul tipo di impegno e prospettiva di vita che immagina, non solo per se stesso, ma anche per la famiglia che desidera costruire. Alla fine, la lezione che insegnerà ai suoi figli riflette la sua stessa visione del mondo e il lascito che vorrebbe lasciare. Domanda 11. Qual è il miglior complimento che una donna ti abbia mai fatto? Questa domanda può sembrare semplice a prima vista, ma apre un campo affascinante per capire cosa conta davvero per lui in una relazione. Quando parla del miglior complimento ricevuto, non si tratta solo di un riconoscimento superficiale. Riguarda come desidera essere visto, apprezzato e valorizzato. Questo complimento può rivelare ciò che più desidera in una partner o anche come si percepisce all'interno di una relazione. La sua risposta può darti indizi sulle qualità che apprezza maggiormente in se stesso. Forse ama essere elogiato per la sua intelligenza, la capacità di risolvere problemi o il modo in cui si prende cura delle persone intorno a lui. Questo potrebbe indicare un uomo che cerca riconoscimento per la sua competenza, sensibilità e capacità di supportare. Ciò che rende questa domanda ancora più intrigante è ciò che potrebbe rivelare sulle sue emozioni passate. Conserva un ricordo speciale di qualcuno che lo ha elogiato in modo profondo e significativo? A volte, il miglior complimento non è solo una frase, ma un ricordo carico di emozioni. Questo potrebbe suggerire se ha legami emotivi che ancora influenzano il suo modo di vedere il mondo e le relazioni. Inoltre, la risposta può fornire indizi su ciò che lui cerca in una relazione futura. Se evidenzia complimenti legati alla sua personalità, come la gentilezza o l'autenticità, potrebbe cercare una connessione più profonda e genuina. Se i complimenti riguardano le sue abilità o i suoi successi, potrebbe desiderare riconoscimento e ammirazione in una relazione basata sulla crescita reciproca. Questa domanda non riguarda solo il passato, ma è anche una chiave per scoprire come si rapporta con l'idea di apprezzamento e cosa ha bisogno per sentirsi riconosciuto e amato. Ora che abbiamo esplorato queste domande, è importante riflettere sul loro vero potere. Non si tratta solo di parole lanciate al vento, ma di un modo per aprire le porte a conversazioni autentiche, dove la leggerezza si mescola con la profondità. Queste domande sono come un invito a una chiacchierata informale, ma allo stesso tempo offrono terreno fertile per rivelazioni più intime, capaci di avvicinare due persone in modo unico. Ma ecco un segreto, non si tratta solo delle domande in sé. Il tono che usi, il momento giusto, il modo naturale di porle, tutto questo è cruciale. Ti sei mai accorto che alcune delle conversazioni migliori avvengono quando non c'è fretta, quando le parole scorrono in modo spontaneo, senza pressioni? L'ambiente deve essere confortevole, rilassato, evitando che la conversazione sembri forzata o artificiale. Quando l'atmosfera è quella giusta, le risposte emergono in modo autentico, e la connessione diventa molto più vera. Ricorda,
Più importante di ciò che chiedi è come lo chiedi. Il modo in cui ti approcci all'altro e lo spazio che crei affinché possa esprimersi sono ciò che rivela davvero le tue intenzioni e permette alla relazione di evolversi in modo naturale. E tu, cosa ne pensi? Hai mai usato qualcuna di queste domande? O hai una storia interessante da condividere su come conversazioni simili hanno cambiato la dinamica di una relazione? Alla fine, la vera magia sta nel dialogo autentico, nell'interesse genuino che mostri verso la persona che hai di fronte. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale Emozioni e Connessioni per scoprire altri consigli su come approfondire le connessioni e fare domande che contano davvero. E non dimenticare di lasciare un commento qui sotto. Hai mai vissuto una conversazione che ti ha sorpreso? Quali domande hanno cambiato il tuo modo di relazionarti? Sono super curioso di sapere.